These are some of the fastest karts I've ever dreamed in my entire life. Campionato Dimenticato, second round in Modena at the Extrema Karts circuit. The championship started with a bang in Milan. We got our first point in our first wet race, all thanks to the track knowledge of my teammates, and I hope we can do it again for today's race. No, amico, non l'hai cecchinato! È bellissimo! Io in realtà con questo coso qua che mi avete regalato voi metterò fine alle vostre speranze di vincere il premio creatività. In caso di incendi, scuderie dimenticate può capitare, no? Gracias, Campionato Dimenticato shenanigans. Other than that though, I will introduce you to the member of our team for today, and you're already familiar with two of them. The first one is Chris, been on multiple videos on this channel, and the other is Zane, which he also was present in one of my videos. Un kart arrivare qua a parcheggiare e vedere la giornata pizza sopra. We also have two locals, Lorenzo and Roberto. And qui also brought a cousin. Questa è una supercar americana vuota. Oh sì! Quanto è costato? 3 euro. Minchia lo voglio. Amazon. Ma che qual è Amazon? Non lo so, ma che cazzo è quello? Oh, negozio di musica di fiducia, che cazzo Comunque io sono senza pantaloni sotto. Who the fuck starts a conversation like that? I just sat down. Io sono in canottiere e mutande, cioè. Mi addosso sul bisogno. Who the fuck? Io sono canottiere e mutande, cioè. Sono canottiere e mutande sotto io. Neanche una tuta questa. How dare you! Lorenzo though blocks us all because there was a very important announcement. Ecco Polino. Perché le qualifiche di Formula 1. Max Verstappen. No, in realtà c'è anche Massimo Obliteratore. Sì, Massimo Bosselli. Beh sì. Sì, proprio lui. After that, we will check some of the other boxes of the Campionato, kinda like the one of the Syntec Reborn, and we'll talk to his team principal. Questa è la nuova tecnica contro i team avversari? Sì, andremo a bagnare le rain dell'Andrea Moda. Oh, È un perfetto! piano perfetto, così andranno più lenti, giusto? Andranno più lenti con le rain bagnate, ragazzi. Facciamo come Rozzano? Si fa come Rozzano praticamente. Cavoli! Allora andremo a bagnare le... No, dobbiamo cambiare il piano tutto. Now we will leave the Syntex team to their mischievous plans, so I can tell you about the sites I made. These have the function of both communicating from the box to the track and vice versa, but also for the creativity trophy, also because our opponents are stepping it up quite a bit. Speaking about stepping it up, we need to step up our performance, and what better way to do it than ask Lorenzo about it. Kinda like Matteo and Rozzano, Lorenzo knows basically everything about this track. È stato molto tempo al volante. Allora, vai a stringere pelando il cordolo interno senza salire sul bump, senza salire proprio sul dislivello del cordolo. Ok. Stai solo appoggiato. Tutto all'esterno, oltre di poco la linea bianca, a meno che non è track limit, perché se è track limit allora ruota al limite della linea bianca. Si lascia il gas, non si frena, a meno che il car fa veramente cagare. Se ha molto motore magari ci mettete anche un filino di freno, oppure togliete il gas. Beh, io il freno lo uso comunque, no? Il freno lo uso comunque, mi sa. E poi si taglia tutto, a meno che ribadisco non c'ha la linea bianca, track limit, rossi, cazzo. Credo di sì, onestamente. Poi quella curva lì, mi raccomando, se salite su quel salsicciotto lì col kart in mezzo, Ok. dite proprio che il salsicciotto è davanti a voi. Ok. No, perché perdete velocità, vi scopano la direzione gara, vi scopa Way Race. Perfetto. Ma perché perdete tagliamo velocità. tutto qua. Sì, praticamente si taglia tutto. Poi Linee medie di Ocon. Poi curva 4 non si va tutto all'esterno, non ha senso, perdi velocità, Centrale. perdi l'entrata, si sta quasi centrali, ma Centrale, poi ok. bene. Si curva, Quindi ma mi qui raccomando, non uscire da non qua. uscite perché perdete del tempo e non riuscirete più a giustificare la curva 5. Ok. Deve andare sul pedale con Sandretti. No, voi state tutto il tempo sul pedale. Ah, ok, hai ragione, scusa, hai ragione. Oh, un cazzo. Tutto il tempo sul pedale. Tutto giù con quel cazzo di piede. Raga, ascoltatemi un attimo perché questo è importante. Ascoltate. Quando fateci l'occhio, curva 7, prima delle due curve a conca, rettilineo, c'è un pezzo di terra che sporge.
Voi dovete andare contro gli vostri istinti da kartisti e saltare sopra la terra e sopra il salsicciotto. Voi andate sopra la terra con la ruota esterna, tagliate tutto anche sopra il salsicciotto, a meno che sacrosanti track limit, questo è peggio dell'economico che faccia installazione. And so as Lorenzo finishes the track explanation, I'll let you see the track. You should probably already saw from the map that he is using, but I'll let you see in any case. And kinda like how the Shanghai International Circuit is shaped like the Chinese character Shang, the Extrema Car Circuit is shaped like the E from its name. Kinda like how Lorenzo said, it's a very fast circuit, you only have to lift the gas in turn 2, which is a heavy braking zone, but also has a fair share of technical corners, like turn 4 or the chicanas turn 11, 12 and 13. Di qua, vedete mazzi, là ci sono delle gomme che coprono il salsicciotto. Ok. E Tagliamo anche appena sopra le gomme. no, non sopra le gomme, però se Vuoi volare? sì. Now time for the briefing, but not before a little track invasion. Gli altri girano in pista, ci saranno tutti gli altri piloti qui, ago e filo. Il migliore a ricucire vince un premio. Il primo che vince. Perfetto, già su 10 secondi in meno sulla gara. Perfetto. Non muore nessuno. dei baffi, faccio ridere prima di morire. No, devi tagliare le punte per far ridere, però questa è la Campionato dimenticato core. Ti sei chiaro? Bene. Signore e signori, bentornati al campionato dimenticato. Allora, vi vedo belli pronti. Iniziamo questo briefing. Now, have we brutally skipped this briefing? Oh no, wait, the Polenta March team already did it. They decided to do a quiz game, and the winner will get a free VIP pass, which will allow the one that have it to access every area of the paddock. Yeah, unfortunately, you can already access every area of the paddock. Now, as I was saying, I will actually brutally skip the briefing because I've already explained how this championship works, so if you'd like to know more, just go and see the first episode, after this one obviously, so you'll understand more about this championship. The only major difference here is the pit lane, because at the entry, there will be two buttons. You have to press it when entering the pit lane to do a driver and car swap, and that will start a timer of 1 minute. Originally, the light is green, but when you press the button, it will become red. After the timer goes off, the light will become green again and you are good to go. You will see how this works later. Così non andranno più veloci di noi. Se vi bagnate vi pesto. Vi pesto. It is now time to start the track walk. Sono stato anche a Ferrara. Frank, prendi il megafono, se no muori stasera. Bello sto circuito. Porco, c'è un sacco di grip con le scarpe. Vero? Essendo piantato a terra. The suspense is also increasing because our question on the track limits is going to get answered. I limiti della pista sono quasi tutti delimitati a livello fisico, ok? In questa curva ovviamente, se vi vediamo girare sull'erba vi prendiamo a bastonate, ma sapete che la riga verde è il limite, ok? Ok. Le uniche curve dove davvero saremo pignoli e rompiscatole sui limiti sono principalmente tre curve. Curva 1, no, curva 2, curva 3 e la chicane alla fine del circuito. Se qualcuno batte sulle gomme si modificano? Un secondo. Track Evolution. Adesso Si fa Monza! Oh sì! come avete già osservato, abbiamo creato Monza curva 1, ok? Vedi, Verstappen e Hamilton. Aspetta E non solo voi, ma proprio altre cose. Taglia che è un piacere, ok? Ho visto anche gente, le gare passate. Ah, ma mi hanno buttato fuori. Rallenti, non arrivi in pieno. Non vai a tagliare. No,
devi passare qua in mezzo. Abbiamo cercato di fare una chicane quando... Vedi quella parte verde che dicevo, vedi? Sì, che non dobbiamo toccare. La lasciala. Sì, lasciamo stare, vai. Lui, stretti e via il car, porca troia, non è così difficile. Questa pista basta alzare il gas in una curva, porca troia. Basta alzare il gas in una curva. In tutte le curve bisogna alzare. In tutte. Tu alza. Io l'ho fatto prima, ho fatto 44,4 con car di merda. Tu alzalo, poi noi ci pensiamo a farlo in un altro modo. Allora, con l'1 Cappelletti è sceso sotto il 44, io ho fatto 44,4, ma quelli sono dettagli. Qui è dove si taglia, giusto? Vedete? Qua, dobbiamo passare qua, dove c'è sto lembo di terra. Sì, a parte qua mi sa. Allora non penso proprio. Ma non credo che possiamo passare qua. C'è questo? Il telaio, anche se lo pieghi qua, vabbè. Anche qua, vedi quello che... Vai con 2 ruote su una sola, passa in mezzo. Però la differenza di grip da qua, all'interno del cordolo, e poi senti qua. È quasi colloso, madonna. Ma poi, raga, fate una roba. Poi datemi la Insta, porca puttana, che poi vi studiate l'onboard. Abbiamo 2 Cristo di ora e mezzo. Vabbè, ma ci siamo anche guardati un po', almeno io, mi sono un po' guardato un po' di onboard a casa. Più o meno. Gli onboard che trovi su YouTube non ce n'è uno buono, perché girano tutti in 46. È vero. Basta semplicemente. Mi attacca! È stato lui, polizia, è stato lui che è un... No! Sono delle chicane mobili, sono penso peggiori. Capisco, un po' come la Ferrari in questo anno. Yes. Ma dov'è Roberto? Roberto! Sta facendo il box. Che cazzo è Roberto? È morto. You are dead! Dov'è Roberto? Abbiamo perso Roberto! Si pelano le gomme. Ok, si pelano le gomme. Ok. Se si spostano le gomme per un qualsiasi caso, ti voglio far vedere, poi le rimetto a posto. Guarda. È lui! C'è una buca! È lui! Non fare il coglione. È lui! No, perché hanno detto che sono come prima. C'è una buca. È stato lui, agente! 20 secondi al suo team. Esatto! Allora. Il nostro team! Esatto! Ho il santino. Esatto! Meno 40 secondi. È lui! 40 secondi di penalità. Adesso parte ultimo! Più 5 di drive. No, raga, prima queste gomme qua erano così e era colpa mia. È cecchinato! Sì, lo so. Mi sa che non dovevi parlare. come vi abbiamo dimostrato. And after the most chaotic track walk ever, we got back to our pit boxes, where we finally find Roberto. Ma dove cazzo hai finito? Ma come sei tornato? Cioè così, hai preso e hai detto fanculo, me ne vado. Tanto so già tutto. Vabbè. And little spoiler, he does know everything, and he will prove this to us on the racetrack. Now I don't think I can delay this any further. It is now time for the pre-qualifying. And for the first time ever on this channel, you're actually not seeing my point of view. You're in the helmet with Lorenzo for this first stint in pre-qualifying. Unfortunately, there was a problem just 20 seconds after Lorenzo got on the track. Yeah, I think I should skip this. Don't worry, we will see those POV during the race. But now let's focus on my pre-qualifying. As you're seeing right now, I will take the car from Zane after some stints of pre-qualifying. Quando è che posso partire? Durante le prove, quando cazzo ti pare. Ok. And we are on track for the first time this weekend. Now, I'm also trying to remember what Lorenzo said about this track, being you don't have to lift your foot from the gas pedal, except in turn 2, but trust me, it's harder than it seems, especially on some turns, like the one you're about to see here, turn 4. This is a crucial turn. If you make this one right, you will also do right turn 5 and turn 6. Unfortunately, Lorenzo said that this one has to be done full gas, and if I do it his way, I will go too long at the exit and compromise my lane onto the next turns.
Another problem that I have is with the final chicane. I turn off the volume so you can hear yourself what I do wrong. Did you notice? Just at the apex of turn 12, I completely lift my foot from the gas. Remember before that Lorenzo could get really mad if he noticed this? Another error that I do is not going on the patch of dirt on turn 7. All these errors though, I will fix them later on during the race. But you can see here how much time can you gain with this strategy. Look at the kart ahead of me with the white helmet. Look how much times he gained on the one ahead of him. Even try an attack at the next lap in turn 1 and making it work. If we can fix some things here and there, I think the race will be 10 times easier. Oh, I also tried out the Monza turn 1 escape route. No, not because I made an error. I swear. And after witnessing probably the greatest battle I saw in this session, with multiple switchbacks between turn 4, 5 and 6, and almost catching up to this guy with the red suits, which I wasn't able to catch because he pitted, I've saw my sign on the side of the road. It's not very visible here from the camera, but I swear I've saw it. So it's time for me as well to get back in the pits. I give the car to Chris, and after his turn, PreQualify is over. After that, qualifying is on the way. I remember to you that the qualifying is divided in Q1 and in Q2. The first one determines the grid from P8 to last place, and the latter one determines the first pass up to P7. We are in Q2, and Lorenzo will fight hard to put us at the front of the grid. And so I'll shut up now, and I'll let you see a full lap of the Extrema KARTS circuit. You'll have no idea how the qualifying went. Cazzo! Mi hanno detto un millesimo dal primo, Dio buono. Puttana, sei tu il secondo! Vaffanculo! Porca di quella troia! Un millesimo! Cazzo! Un millesimo! No, sei stato bravo lo una stesso. scorreggia è più lunga di un millesimo. No, perché sei arrivato secondo. Aspetta. Ah, no! Oh, no. Sì, lo so. È sfigato però, cazzo. And you know why we lost the pole? Lorenzo thought he had it, and at the last corner, he lifted a bit too much of the throttle. So we'll start in P2, and footwork will start in P1. But it's not over. For this position, we'll start on the inside lane. And so, we are more likely to attack than defend at the start. Lorenzo will start the race over, and then, stint after stint, everyone will race. Quello dietro ha finito, tutto a posto. Qua. Via! Dai! No! No! Merda! Sta recuperando. Lo spingono fuori! Ciao! Ok, bene?
Uno è andato fuori, va esterno e un altro ne ha approfittato. Cazzo. Ok, no dai, terzo. And so, we are more likely to attack than defend at the start. And after the end of turn 1, there was a very well-known present in P1. Cazzo, DKT è già primo! È già primo DKT! L'hai fatto uscire il cartello? Sì, sì. And as you're probably guessing right now, we're jumping a bit forward in time, as my stint is about to start. I'll take the card from Roberto, which is in P7, and it's our duty to not suck, basically. Ma entra o fa finta? Cosa? No, stiamo seguendo i dati, abbiamo le indicazioni per entrare nel box. Questo è il livello che Frank, vieni qua. And so as the lights turn green, we enter the track and we start our stint in the race. Now the first part of my stint was actually kinda calm, but exactly one lap after I've entered, I got unlapped by Mattia Capelletti, by DKT Arrows, the ones they're leading, and so I decided to copy a bit of their lines, especially in the turn 4, 5 and 6 section, which is the one I do worst. This is something you should always do, especially if you're not very familiar with the track you're racing on. Mattia could also help us out, even though we're not even close to him, because up ahead of us there are two people that we're actually in race with, and he could slow them down by unlapping them. And this is exactly what he's doing right now, as he's already overtaken the first one and he's about to catch the second. The guy ahead of us probably didn't expect it, as he goes really wide in turn 5. He's not too far away from us. It is now our turn to catch him. And it's just what we're going to do just a handful of laps later. I'm going faster than them, also because he was fighting with white helmet ahead of him, and also from other guys unlapping themselves, making them lose a lot of time, and putting us in striking distance. And as another lap starts, tries to get on the inside, maybe even a bit too much, and we get really close to him at the heavy braking zone of turn 2, approaching turn 3, then turn 4. We are glued to his rear end, but I get a really good exit, so we back down a bit. We stay on the outside for the next turn to get a sling effect, and exactly what we're going to do as we get on the inside for the next turn and complete a very good overtake. Not even a chance to fight back. And we now set our sight to wide helmet ahead of us, which I actually understood to be Francesco Vicentini from Corti Forse. Can just see how much I've gained at the last chicane. I'm tailgating him so much that I put BMWs to shame. I've also had an alpha idea to dive down the inside here in turn 2. Oh, but I think in this I get a little bit too wide. Now we need to get our head down and focus. One lap has passed and not really all that much changed. We get to the heavy braking zone of turn 2, then turn 3. We do very similar lines here, and so we reach once again the very tricky section of turn 4, 5 and 6, where I copy his line to turn 4. We're closing into him. We reach turn 5, and he goes a lot to the right, too much even, as he keeps the door open and we slide through on the inside. And now we MP road up ahead. We need to get our head down and get away from him as much as we can. Several laps has passed with honestly pretty calm racing, and as of right now I'll let in through some people that are faster than us, like DKT, still in the lead of the race, and the Zaxpeed team, which is in P2. Now what you'll probably see is that I'm not making them easy to unlap me. I'm not breaking any rules there though, because in this championship the blue flags are not present. So
people that want to unlock themselves need to fight as hard as if they want to overtake. And speaking of overtakes, Francesco overtakes me in the same exact way I did my 2 overtakes of this stint. So now we need to be fast. We need to get back the position as soon as possible. Well, what you're seeing right now is a fight that took laps, minutes of our race. That was incredibly well fought, but also incredibly tiring. At the end though, I made it. He goes very wide into turn 6. I take on the ideal line onto turn 7 as he goes on the inside, but maybe even too much. As he compromises his line, I try to do a switchback, and here we are, side by side action here in Modena, and we stay with our foot planted to the gas pedal, and we get ahead of him at the next corner. What a fight has been, what a fight. Unfortunately, I'm starting to get real tired here. My hands are also starting to hurt from all the driving. Especially my middle finger of my right hand has been a real pain for the last couple of laps. I have no idea why that specific finger hurt me, but thankfully I see the sign on the side of the road. I did my job and it's time to come back to the pits. But not before Francesco overtakes me, before I have the opportunity to do that. That in lap I was literally crawling for all the hurting. Not a big problem though, he wouldn't overtake me in any case. C'era il carro. Tranquillo, tranquillo. No, no, non è a male come kart. Non è a Ma male. a motore? Cosa? A motore, le rettilinee li prendevi o prendevi? Li prendevo. Allora era un buon motore. Sono andato, sto finito. You are dead! After me, Zane took the wheel, and kinda like me, he did a good job of keeping the position. And after a troubleless stint, he gave the car to Chris. Com'è andata? Attaccati, attaccati, se si sorpassa attaccati. Dietro, se si sorpassa uno e va più forte, attaccati. Sì, copri le traiettorie. Più forte, Morto? no, non è che sono morto, semplicemente è un casino con i doppiati, devo far vedere il bandiere blu, se no è una merda, cioè non riesco a capire se quello dietro mi sta per doppiare oppure se... non lo so, è pure un problema, lo so. Non è che gli posso bloccare la strada. Lo so, ma qui non ci sono le bandiere blu comunque, quindi puoi anche essere un po' più aggressivo su questo campo. Vabbè, ma... Girando in 50. Non ho capito niente. Sta girando in 50. Aia. Stint lungo adesso, Bisogna un po' calcolare. Dopo ci sta, parlate del gioco. Yeah, this is the sour note of the episode. When doing the kart change, Qualy got a really bad kart. It was so bad that he lost basically every kind of advantage we had. He even tried to come back to the pit to change the kart, but the organizers sent him back on the track. He tried to stay on the track for 2 more laps to see if the problem resolves, but this wasn't the case. So he came back to the pits, we did another pit stop so that Lorenzo could do the last stint and try to save the situation. Parlate del gioco. Dopo il suo stint rientro io, adesso rientri anche te. No, l'ultimo lo faccio. Adesso sono anch'io l'ultimo. Perfetto, così poi ci vediamo in pista. Qual è il tuo? Quello lì, perfetto. Se lo vedo sappi che tu finisci nell'erba. Unfortunately, when it rains, it pours. Literally, because it started raining. But not literally pouring, but it was the right amount of rain to let out the safety kart. And that basically killed any chance of us to gain some position. And so, that's the end. On the line we got a P13. Now obviously they left us with a sour taste in our mouth, especially because points were possible, but this is just racing and these things happens. And so now we just have to focus for the next race. I also want to say congratulations to the teams that reached the podium, meaning DKT Arrows, Andrea Moda, and Footwork, and also the one in the Creativity Trophy, being Simtech, Corti Force, and March. Unfortunately, we weren't able to attend the podium because we were so tired, and so we decided to head home.
So thanks you very much for watching, and we'll see you in the next one.